Certe notti il mondo sembra finito, eppure da qualche parte qualcuno suona la chitarra. Questo episodio è una discesa all'inferno, spezzata da una canzone d'amore nel posto più sbagliato del mondo. 50 minuti che mi sono sembrati 10. Non ho fatto in tempo a metabolizzare che i titoli di coda erano già lì, a ricordarci che il viaggio continua e non ci lascia respirare. Diretto da Kate Herron e scritto da Craig Mazin, The Last of Us 2x04, intitolato Giorno 1, Day 1, è un episodio che corre, tensione, azione, momenti intimi. Dopo l'apnea emotiva del 2x03, questo ci riporta dritti nell'inferno post-apocalittico. Si parte fortissimo. Seattle 2018. Entra in scena Isaac. Ve lo ricordate, no? Il leader del VFL citato da Abby e compagnia durante l'infame episodio dell'assassinio di Joel. Ma chi era nel 2018? Un comandante della Fedra. E in pochi minuti capiamo chi è. Abbandona il corpo militare, stermina il proprio plotone e risparmia solo un ragazzo. Non per pietà, ma per offrirgli una scelta: unirsi al VLF oppure morire. Il ragazzo esita. Taglio. E chi interpreta Isaac? Jeffrey Wright, lo stesso attore che gli dava volto e voce nel videogioco, come Merle Dandridge per Marlene nella prima stagione. Questi dettagli mi fanno venire voglia di abbracciare gli showrunner, o di offrirgli una birra, o tutti e due. Nel presente Isaac è spietato, tortura un giovane serafita per ottenere informazioni su un attacco imminente. Ed è in questo confronto che emergono i tratti più inquietanti del conflitto tra le due fazioni. I lupi chiamano i serafiti Scars, in tono dispregiativo, a causa delle cicatrici che si infliggono sulle guance. In italiano sono stati tradotti come Iene, un adattamento che richiama il ghigno permanente che le cicatrici danno ai loro volti. Il dialogo tra Isaac e il prigioniero è un punto chiave. Da una parte i lupi, organizzati, armati, decisi a sterminare il culto. Dall'altra i serafiti, apparentemente più primitivi, ma guidati da un fanatismo religioso che li rende imprevedibili e letali. Non si fanno scrupoli a mandare bambini in battaglia, ma come ribatte il giovane torturato, anche i WLF non si fanno problemi a ucciderli. È un mondo dove non ci sono più buoni o cattivi, solo scelte crudeli. Fuori dalla stanza c'è di nuovo lui, il ragazzo del flashback. È ancora vivo e ha scelto. Anche lui ora è un lupo. Ellie e Dina sono a caccia, cercano Abby, cercano vendetta, ma forse anche un modo per non sentirsi perse. Seattle è deserta, ma carica di tracce, cadaveri, scontri tra lupi e iene, e le ragazze cercano qualsiasi elemento utile per localizzare il gruppo di Abby, fino a quando decidono di accamparsi in un vecchio negozio di musica. E chi ha giocato al secondo gioco qui si sente colpito dritto al cuore. È quel negozio, quello dove ci si può fermare e suonare la chitarra. E sì, la scena è stata ricreata con una cura maniacale. Ellie canta Take On Me degli A-ha, voce rotta, di talente sulle corde. Dina la guarda. E qui c'è il primo dei due momenti di scrittura da applausi, il dialogo muto durante la canzone. Non servono parole per dire mi fido di te, è un momento tenero, sospeso, ma dal carico emotivo enorme. Joel, che gli ha insegnato a suonare, è lì, invisibile ma presente. Al calare della notte le due riescono a penetrare in uno degli edifici del VLF e qui The Last of Us torna a colpire con la sua crudeltà visiva. Ellie e Dina si imbattono in un cadavere trafitto dalle frecce. Poco più avanti, l'orrore. Una sala silenziosa, corpi appesi al soffitto, viscere esposte, scene da macelleria umana. Sono lupi massacrati dai serafiti. Dina dice quello che pensiamo tutti. Che cazzo sta succedendo a Seattle? Scambiate per iene, Ellie e Dina vengono inseguite dal VLF. L'azione si sposta nella galleria della metropolitana ed è qui che la tensione raggiunge l'apice.
Luci basse, rumori distorti, respiri spezzati. Ellie e Dina corrono, i lupi dietro di loro, ma non sono soli. Gli infetti arrivano e sono tanti. Questa sequenza è una delle più caotiche e cariche di adrenalina della stagione. Ellie e Dina fuggono in mezzo al delirio, ma ce la fanno. Riescono a rifugiarsi in un teatro abbandonato. Blink blink per i gamer. Ed è qui che avviene una delle scene più importanti della puntata. Ellie si è fatta mordere per difendere Dina da un infetto e a questo punto non ha scelta. Per non farsi sparare è costretta a rivelare di essere immune. Nel videogioco questa rivelazione avveniva in modo diverso. La scelta narrativa funziona, è intima, dolorosa, potente, ma diciamolo, un po' di dispiacere per l'assenza delle spore rimane. Grande assente della prima stagione anche qui. Quando Dina realizza che Ellie non si trasformerà, abbiamo il secondo momento di scrittura d'applausi. La sua reazione incrinata e umana. Confusione, paura, sollievo, amore, tutto insieme. E infine le confessa di essere incinta, di Jessie. E si baciano. Non c'è più solo sopravvivenza, c'è un noi. Un fragile, disperato noi. Eppure, qui arriva la prima piccola nota stonata. Il momento di intimità tra Ellie e Dina, così dolce e così fragile, suona anche un po' troppo costruito. Forse troppo teen romance per due ragazze in fuga in un mondo in fiamme. È tenero, sì, ma anche un po' troppo pettinato per una storia che fino ad ora ci aveva abituato al fango sotto le unghie. Il giorno dopo, Ellie intercetta da una trasmittente rubata ai WLF un nome, Nora, uno dei membri del gruppo che ha ucciso Joel. È una pista, finalmente. Ma c'è anche una nuova responsabilità, Dina. Ellie la rassicura, non le chiede di seguirla, le dice che può restare ora che sa di essere incinta. Ma non cerca di trattenerla, le lascia la scelta. Ma Dina prende la sua mano e dice una sola parola. Insieme. Si chiude così, due mani strette, una promessa e un nuovo giorno che comincia. Un ottimo episodio di mid-season, denso, riflessivo, a tratti brutale, non il più spettacolare, ma forse uno dei più umani. Amore, paura, segreti, il tema dell'immunità come segreto diventa una metafora potente. Quanto possiamo nasconderci a chi amiamo? E cosa succede quando la verità viene fuori? Ogni spazio racconta. Il negozio di musica è un santuario emotivo, la metropolitana un incubo visivo e il morso un colpo di scena che ci riporta al passato di Ellie e alla sua maledetta unicità. Scopriamo di più sui Serafiti, misteriosi, fanatici, capaci di atrocità silenziose. La scena dei corpi mutilati lo dice meglio di qualsiasi dialogo. E la WLF si rivela un'organizzazione spietata ma strutturata, un esercito che non perdona. Ellie e Dina ora sono sole, ferite e legate da una nuova verità, l'immunità e la gravidanza. Non si torna indietro da qui. Non c'è un cliffhanger esplicito, ma la tensione resta. Ora che tutto è stato detto, cosa faranno Ellie e Dina? Giorno 1 ci dice che anche nell'inferno può nascere qualcosa di tenero, ma l'inferno resta e lo senti respirare dietro ogni porta chiusa. Un paio di appunti personali. Ellie sembra calma, troppo calma. Dov'è la rabbia? La furia cieca? Joel è morto da poco, eppure sembra che la sua sete di vendetta si sia momentaneamente smorzata. Forse stanno trattenendo l'esplosione per più avanti, ma per ora manca quel fuoco. Dov'è Abby? Nel gioco si gioca prima tutta la parte di Ellie e poi quella di Abby, ma qui con solo 3 episodi rimasti pensavo avrebbero intrecciato le 2 linee temporali. Dedicheranno un'intera puntata solo a lei? Perché hanno anticipato la rivelazione sulla vendetta? Per ora mi fido, fino ad oggi la serie non mi ha mai delusa e ho la sensazione che ci aspetti ancora parecchia tensione. Seattle è un inferno di sangue. Ellie e Dina hanno scelto di entrarci. E noi ci saremo, insieme.